Si dice che si capisca il valore di una cosa solo quando la si perde. Siamo due furbacchioni, ragazzi. Noi in realtà giochiamo d'anticipo e infatti oggi diamo un valore enorme a cose che sappiamo poi non avremo più. Tipo l'ultima arepa colombiana in Colombia, o l'ultimo caffè colombiano in Colombia, o l'ultimo pranzo della signora colombiana in Colombia. Hola, mi amor. Hola. Insomma, avete capito. Quando ci accorgiamo che stiamo per chiudere un capitolo, tendiamo a dare più valore a ciò che abbiamo attorno. Credo che sia una competenza che abbiamo sviluppato in questi anni di viaggio. Ci siamo dovuti abituare ad avere poco tempo per le cose e a dover salutare le persone sempre troppo in fretta. Avere davanti una, data di scadenza in un certo senso ci fa apprezzare di più ciò che abbiamo. Oggi quindi apprezziamo gli ultimi regali che ci fa questa Colombia prima di salutarla. Un paese per cui non è scattato l'amore a prima vista, ma che ci ha conquistato lentamente un passo di cumbia alla volta. Prima di andarcene però è successa una di quelle cose che lasciano il segno e che sicuramente ricorderemo per sempre di questa avventura colombiana. Noi ce ne andiamo adesso. Scorbutico. Ti rubiamo qualche secondo del tuo tempo per ricordarti di iscriverti al canale. Per noi significa tantissimo, grazie se lo farai. Che spettacolo! Me gusta mucho. Uno de choclo e uno de queso, sì? Uno di cioccolino. Sì, gracias. Che belli. Stamattina, ragazzi, stavamo andando a prendere un caffè per far colazione, però questa ragazza si è palesata con tamales. Mamma mia, ragazzi, Guarda che goduria. figata, sono contentissima io, la polenta così poi avvolta nella foglia della pannocchia. Che profumo di mais ti fa? Sembra quel profumo, ragazzi, di una volta. È dolce. È dolce. Ma è buonissimo. No, questo è buonissimo. Come te l'hai chiamato? Envuelto? È un vuelto. Che bontà. No, tutto chiuso, è domenica. Dato che il caffè non l'abbiamo trovato, siamo tornati a prendere gli zaini. Mazza, che giro hai fatto? Andiamo direttamente alla stazione degli autobus a vedere se lì lo troviamo il caffè. Vamos. Siamo stati un bel po' di giorni in questa città, talmente tanti che nel frattempo hanno messo i decori di Natale. A Pasto siamo stati a 1 chilometro dalla stazione degli autobus e a 1,5 chilometri dal centro. Adesso si passa su questo torrente che è bello pieno, visto che ha piovuto tantissimo in questi giorni. E a breve siamo in stazione. Un uomo felice con il suo caffè, finalmente ce l'abbiamo fatto a trovarlo oggi. Siamo agli ultimi. Eh sì, siamo agli sgoccioli del caffè colombiani, quindi bisogna approfittarne al massimo. A conferma dell'amore dei colombiani per il salato e zuccherato insieme, addirittura il pacchetto di patatine tocinetas, quindi sono al tocino al bacon, con però la confezioncina di miele da mettere sulle patatine. Una cosa Stranissima terribile. questa. Terribile. E ora con l'energia del caffè e la carica del tamales andiamo a cercare l'autobus. Ci sono qui tutte le compagnie anche in questa stazione, un po' più piccolina del solito, ma comunque con un bel po' di destinazioni. ¿Numerito de cédula? Passaporte? Sí, lo tienes, por favor. Abbiamo trovato il super taxi, 16.000, quindi poco più di 3 euro, e il viaggio dura 1 ora e mezza circa. Sono sempre super organizzatissime tutte le stazioni degli autobus, ti dicono dove devi andare. Quindi ti dicono il numero, ti danno il numero dell'autobus con la targa e tutto, così non ti sbagli. Il nostro dovrebbe essere quello lì in fondo. Taxi, mi piace il nome. Bello perché tutti gli autobus in generale sono sempre di lusso e anche questo è un microbus del lujo, ma in realtà è uno dei più vecchiotti su cui siamo stati. Può mancare tutto, ma non la compagnia religiosa, quella c'è sempre. Più nomade digitale di così è difficile, E siamo indietro, Sì, stiamo montando il video mentre aspettiamo che parta l'autobus. Ma come mi stava bene il cappello e il sombrerito. Ai ai ai, non si apre la porta. Non partiremo mai, ragazzi. Mannaggia, che succede? Non si apre. A posto, ragazzi, c'era la portiera principale, per fortuna, ovviamente. Che strada che stiamo facendo, ragazzi, mamma mia. Super panoramica, si vede tutta la vallata, da questo lato c'è un canyon in pratica con il fiume là sotto. Siamo appena passati sotto quella cascata lì, sì.
Arrivati ragazzi a Ipiales, adesso andiamo a cercare un posto dove dormire. Un tocco di arte locale alla rotonda. Ah, che roba, qua si stanno preparando, mi sa, per il carneval di gennaio. Guarda qua, tutte le teste appese là sopra. Pignate. Sì, tipo pignatta. Ma giganti, cioè guarda queste. Wow. Queste sono statue vere e proprie, enormi. C'è anche Trump? Mi sa di sì. Mi sa di sì. Che roba, queste sono più grandi ancora. Guarda, mi metto accanto, aspetta. Vediamo. Ecco, 2,5 metri circa. Sullo sfondo delle inquietantissime nuvole nere. Dobbiamo trovare un hotel prima che venga giù il diluvio. Allora ragazzi, c'è la Pausini. Sì. Potrebbe essere un segno. Sì, dobbiamo andare in questo hotel. Andiamo a vedere. Abbiamo trovato ragazzi non della Pausini ma quello di fronte. Molto bene, molto bene. Stanzetta 35.000, quindi anche questo molto basso. Siamo sui 7 euro e qualcosa. Abbiamo il bagno in camera qua dietro. Che angoscia quando la tenda non è tirata. La doccia con l'acqua caliente. La parte migliore però secondo me è fuori, perché poi qua è tutto in legno, tutto chiuso con queste belle finestrine. La signora adesso vado a darle i documenti, ci registriamo e poi siamo a posto. L'hotel è qui e qua c'è la piazza centrale, siamo già in pieno centro. Qua la chiesa principale bianca e azzurra, da quel lato però l'oscurità. Pensavo che ci fosse una signora che urlava, invece no. Delicioso yogurt. È registrato. Ammazza ragazzi, sembrava un paesino fantasma e invece abbiamo scoperto dove sono tutti. Sono tutti quanti in chiesa. C'è il pienone. Ammazza ragazzi, a me pare trugna la situazione in questo paesino. Molto trugna. Si vede. Vabbè, che città di frontiera, poi oggi è domenica deserto, quindi tutte le cose peggiori vengono fuori, diciamo subito le noti. per esempio no, questo è il posto dove dormiamo noi, all'hotel Don de Luis, e questo è il posto dove mangiamo, mi sa, perché la signora ce l'ha consigliato. Tutte queste gabbie fuori fanno sempre un po' specie. Sì. Però la signora dice che sia buono. Proviamo. Chiudiamo tutto. Chorizo. Chuleta de pollo, sì? Sí, y de cerdo también. De pollo y de cerdo. Ok, una de pollo, una chuleta de pollo. Hola. Poca luce ragazzi per vedere quello che ci è stato servito. Comunque questo piattone con la zuppa inclusa costa 7.000, nuovo record. Sì, questo è il prezzo più basso di sempre, cioè 1,50 euro neanche, Sì. cioè pochissimo. C'è una signora che va a passeggio con una capra. Bellissimo. No, c'è una palla di neve gigante, bellissimo, con Babbo Natale occupato di neve. Attenzione ragazzi, dopo mangiato siamo usciti, siamo forse graziati perché tutte le nuvolazze stanno passando per Sono qualche girate motivo. attorno, non sono arrivata alla più, mi stai dando una telecamerata. Ci siamo accorti che ci sono due piazze principali, cioè anzi una è secondaria e l'altra è principale. Quella secondaria è bella trugna la situazione, quella principale è già un po' meglio, devo dire la verità. Qua abbiamo un'altra chiesa rossa con un mega Gesù sproporzionato. Ma è gigante, cioè rispetto alla chiesa è enorme. Mi piace molto questo lampione ragazzi, lampione con Babbo Natale all'interno e la neve che continua ad andare. Sono tutti molto interessati. Costa 840.000. 843. Sì. È l'ultima scena del rock and roll? Sì, perché c'è Elvis Con a Elvis in mezzo. capotavola. Durante questo periodo 3/4 dei negozi in Colombia vengono completamente ribrandizzati per il Natale, chiaramente, quindi ci sono babbi dappertutto. Qui ci sono un sacco di alberi. È sentitissimo il Natale qua, si preparano proprio mesi prima, tutto cambia, iniziano a comparire i primi fiocchi rossi, i primi babbi Natale, fino poi all'esplosione di dicembre. Ma anche negozi che non c'entrano niente col Natale. Sì. Tirano fuori qualcosa di Natale, anche cose molto trash, tipo questo Babbo Natale a bordo di una gigantesca renna. Da qui è un orso. Poi vediamo le chiappone dell'orso. È un orso che si muove, tra l'altro.
Altro negozio ragazzi, e questo invece è totalmente destinato agli acquisti natalizi. Tutti all'ingresso ci sono tutti quanti gli alberi, un sacco di gente che qua è venuta a fare gli acquisti. Vi assicuro ragazzi che manca ancora un po', c'è ancora tutto il tempo per fare gli acquisti di Natale, e invece qua vedo che sono tutti belli pronti in largo anticipo, e questo qua va fino in fondo, bello stretto. Ecco, in questo momento riesco a passare. Siamo a 2 oggi. Devo arrivare a 5 oggi, 5 domani, sono a posto con la Quando Colombia. dormi poi, scusami? No, Vuoi è fare il importante. pieno? Comunque ci siamo accorti che il caffè qui a sud è un pochino più annacquato. Decisamente. È molto più leggero rispetto a quello che c'era nella zona caffettiera. Ovviamente era bello forte, bello tosto. Questa ma in generale qui è un po' più annacquato. È una specie di tè caffè. È una tisana al caffè. Una tisana al caffè, così te la godi, bella lunga. L'ultima repita colombiana. In Colombia, capito? Questa cosa, l'ultima repa colombiana in Colombia ce la mangiamo nonostante la pioggia, tutto qua in mezzo alla piazza, bella calientita. Vai Angela, questo sì che è porno. È porno, un po' porno. Sì ragazzi, siamo sotto le coperte. Pomeriggio, siamo già sotto le coperte. Ci siamo venuti a rintanare qui perché fa freddo. Insomma. Siamo a 2900 metri, quindi più o meno l'altitudine è la stessa di dove eravamo ieri, ma le temperature sono più basse. Sta sempre più vicino all'equatore, tra l'altro. Cioè, Quindi che strano. Uno dovrebbe dire vai all'equatore, farà caldo. No, direi di no, fa freschino. Quindi siamo venuti qua, siamo tornati in stanza sotto la coperta, bella al calduccio. Ma chi c'è? La nostra sveglia di stamattina. Alle 6:30. Ha iniziato a correre su tutto il pavimento di legno, lo sentivi che correva abbaiato. Ciao. Sembra uno stionante sto pane, caldissimo. È fumante tutto quanto, anche il caffècito. Hai capito? Zara è arrivato pure qua. Prendiamo l'autobus stamattina, vediamo se è quello giusto. Grazie. Viaggetto breve perché stiamo andando a vedere la principale attrazione della zona, il motivo per cui in tantissimi vengono qui ai Piales. Allora, ragazzi, è uno, diciamo, del suo genere, uno dei posti più belli del mondo. È anche stata nominata un po' di posto più bello del mondo da questo punto di vista. Sono curioso di vederla, sinceramente. E poi Angela, sono certo, sarà felicissima. Lo sapevo già. Stavo aspettando il momento in cui l'avresti detto, ma lo sapevo già. Stiamo passando col megabus in mezzo al mercato. In realtà è molto settoriale, vedo qua c'è solo patate e cipolle, anche qua in fondo solo cipolle. Abbiamo diviso per settori. Stiamo andando fuori città, ma comunque con un autobus urbano, e infatti la tariffa è di 2.200 pesos a persona. Ci siamo fatti lasciare prima, ragazzi, a un mirador, un punto panoramico su quella che, attenzione, è considerata la chiesa più bella del mondo. Vi dico solo questo, ragazzi, di fronte ai nostri occhi, in realtà è un po' lontano, non si vedrà granché, però poi arriveremo proprio lì, c'è la chiesa della Nuestra Señora de las Lajas. Eccola là, in mezzo a un canyon e in mezzo alle montagne. Viaggio in autobus brevissimo perché siamo a meno di 5 km da Ipiales, che è la città principale qui al confine con Tulcán, che è la sua gemella dall'altro lato in Ecuador. Ma appena tu esci dalla città compare una natura immensa, devo dire incredibile pensare che hanno voluto costruire una chiesa proprio in questo canyon là in mezzo, là sotto, guardatela lì com'è piccolina vista da qui, e da qui si vede proprio tutto il paesaggio circostante, ci sono tutte queste montagne con il fiume sotto che crea appunto il canyon, e tutte le colline sono coltivate, quindi tutti questi terrazzamenti coltivati. Adesso noi prendiamo la strada principale e andiamo giù sotto. Cosa hai detto, Angie? Giù sotto? Come si dice da noi a Verdello? Giù sotto, su di sopra. Esatto. Su di sopra, giù di sotto. Un po' di bergamasco è uscito. Il nostro camion preferito anche qui. Tanta gente. Siamo due furbacchioni, ragazzi. Allora, innanzitutto siamo a 2800 metri, quindi confermato il fresco anche oggi. Il tempo, anche questo si conferma, ormai da una settimana non vediamo sole.
è stato tolto, siamo entrati in un altro microclima, non lo so, è cambiato qualcosa sicuramente in questa zona bassa della Colombia. E un'altra cosa, siamo dei furbacchioni. Sì, perché ci siamo fatti lasciare dall'autobus nel punto panoramico in alto, quindi adesso è tutta in discesa per andare giù fino alla chiesa. Potremmo farlo al contrario, ma mi ha detto, ma perché faticare? Facciamoci lasciare qua, così Esatto. scendiamo lì nel tugurio e poi siamo a posto. Tra l'altro c'è anche la pista per camminare qua, come si chiama? La infatti, pedonale. molto che bene. è stranissima da vedere, però hanno costruito proprio una parte pedonale per arrivare fino alla chiesa. Comunque non ho capito se Paolo sta cercando di battere qualche record, cioè andare coi Bermuda all'altitudine più alta possibile. Maglietta maniche corte, guardalo, maglietta maniche corte sotto, Bermuda, quindi tutte le gambette scoperte e giacca pesante col cappuccio. Ancora si può sopportare, ancora. Ma siamo proprio al confine, Camminando, ragazzi, la chiesa è sparita, cioè è lì in mezzo al Sotto, canyon, da qualche parte. è nascostissima, cioè non si può vedere per gran parte del percorso. Abbiamo lasciato la strada principale, adesso c'è questo sentiero che scende sempre di più, una pace, un profumo di natura fantastico. E lui che ci fa qui? Loro! 2 lama ci sono. Buongiorno! Oddio! Ha sputacchiato! Che schifo. Ha sporcato anche... Aspetta, Che schifo! che schifo. Mi sa che non ci vuole. Sono spaventato. Poverino. Che scorbutico! Che scorbutico! Noi ce ne andiamo adesso! Scorbutico! Come basta le orecchie quando gli va? Comunque sapevo che i lama sputassero, ma non l'ho mai visto fare. Quindi sembrava una cosa un po', sai, quelle teorie, invece no, lo fanno davvero, l'abbiamo scoperto. Siamo quasi arrivati in fondo e da qui si vede bene il tetto della chiesa, tutta bianca e grigia, quindi si mimetizza anche un po' all'interno di questo paesaggio. Da questo lato invece c'è una cabinovia che ti porta volendo su in cima fino alla strada prima. L'ho rifatto, ho detto su in cima. Angela, su in Forte cima. già rafforzativo. Su di sopra. Si porta su di sopra dove c'è la strada principale. È molto strana questa cabinovia perché in pratica sono 3 come si dice, cabine insieme che si spostano tutte insieme, quindi 3 salgono e 3 scendono tutte all'unisono e anche molto lente perché ci vogliono circa 20 minuti per fare un percorso comunque molto breve. Venendo da sopra, ragazzi, si vede tutto quanto il tetto della chiesa, che è fatto di queste guglie bianche appuntite, tutte decorate, mentre la base invece è di colore grigio, esattamente come la roccia che c'è in questo canyon. E io ve l'avevo detto, ragazzi, qua ci danno il benvenuto al santuario más bello del mondo. Mamma mia, non posso immaginare l'energia che da dentro ti sta scuotendo. A breve mi aspetto uno di quei momenti, Angela, che non dimenticheremo. Addirittura, alzi le aspettative così. Dall'altro, ragazzi, non si capisce abbastanza quanto sia figo questo posto. C'è addirittura una cascata che scende direttamente nel fiume qui sotto, che guarda proprio al santuario, che comunque è fantastico, ma quello che gli dà tantissimi punti in più sicuramente è la cornice all'interno della quale si trova. Qua ci sono centinaia di targhe di ringraziamento alla Nuestra Señora, alla Santissima Virgen de las Lajas, per favori ricevuti. Quindi le famiglie ringraziano così per dei favori che le grazie che hanno ricevuto, si dice sì. così, no? Perché c'è un motivo se hanno costruito proprio qui la chiesa, in una posizione così anche scomoda e difficile da trovare, ma in realtà è perché qui nel 1754 è avvenuto un miracolo. C'è una statua proprio all'inizio della scala che è dedicata a questa madre con la bambina. Arrivando qui, questa bambina era sordomuta, la signora la porta in braccio, arrivano qui, si riparano sotto la roccia per la pioggia, stanno andando verso i Piales, e in quel momento vedono apparire l'immagine della Vergine sulla roccia e in quell'esatto istante la bambina da sordomuta inizia a parlare. Quindi da quel momento questo luogo è considerato sacro e hanno costruito la prima chiesa in paglia e fango.
La scala è bella lunga, ragazzi, e continuano tutte queste targhe. A questo punto credo che siano migliaia e siamo quasi arrivati però sotto la chiesa dove entriamo. Tantissimi pellegrini, ragazzi, vengono qui e non è domenica. Se fosse domenica probabilmente ci sarebbero 10 volte le persone che ci sono oggi. Questo luogo, ragazzi, è importantissimo per le persone della Colombia e dell'Ecuador, infatti vengono qui in moltissimi da entrambi i paesi. Questa famiglia si è portata addirittura la statua di Gesù Bambino, credo che la stiano facendo benedire prima di metterla poi nel presepe a Natale. L'edificio che vediamo oggi è in realtà la quarta versione, cioè la quarta volta che hanno costruito una chiesa qui, e l'hanno fatta in questo stile neogotico, anche se è stata costruita nel 1916, e sulla facciata vediamo alcuni elementi fondamentali come il rosone in alto e queste 3 porte d'ingresso. Dall'interno della chiesa si vede ancora meglio come sia un prolungamento proprio della roccia, infatti il fondo dell'altare principale è la roccia stessa, la parete di roccia, e in particolare c'è la roccia che rappresenta la Vergine, quella che venne vista e che fece il miracolo, attorno poi a cui poi si è costruito tutto quello che vediamo adesso, e c'è un contrasto tra il colore esterno grigio e bianco e l'interno invece che è molto colorato perché ci sono moltissime vetrate. È un luogo religioso, è vero, ma anche molto turistico, attira moltissima gente, quindi ci sono un po' di attività che si possono fare, diciamo. Ci sono i signori che ti fanno la foto, quindi ti fanno la foto qua sotto, credo dal basso, perché è la foto di famiglia con tutta la chiesa sopra, e poi te le stampano in diretta qua, quindi qua c'è tutto quel gazebino dove ci sono tutte le stampanti per stampare le foto, ed è anche un'ottima location per farsi le foto per il diploma. E poi non mancano neanche i souvenir, infatti qua la signora ha un po' di tutto, anche cibo, quindi c'è carne e anche le pannocchie bollite che sembrano very very nice. Che goduria. Non abbiamo resistito, abbiamo preso una pannocchia coi chicchi più grandi mai visti, questi chicconi di mais bianco. Una gran bella pannocchiazza, super saporito questo mais, ragazzi, è super saporito. Vieni giù che è una bellezza, facilmente. Un mega chiccone. Buono, eh? Proprio un sapore. Posso dire che c'erano i signori che si mangiavano questo con dei pezzettazzi di formaggio grossi così e la cioccolata, perché si usa fare questo, prendere la cioccolata, buttare dentro il formaggio e mangiarsi anche il mais. Sempre dolce e salato, sempre insieme, sì. C'è anche il viewpoint proprio sotto la cascata con vista. Cuídate mucho, Angela, che eres baloso. Resbalosito per la colombiana. Siamo scesi al secondo ponte, siamo proprio quasi a livello dell'acqua, in realtà quasi è là sotto, e quindi qua si vedono tutte le pareti di roccia belle dritte. Questo quindi il secondo ponte, e il primo ponte, questo enorme, dove è stata costruita la chiesa. Da qua si vede benissimo che cosa è stato fatto, l'opera che è stata fatta per costruirla. Qui sotto invece c'è una specie di fontana che spruzza l'acqua. Stiamo andando a vedere com'è proprio sotto adesso, ragazzi, siamo quasi sotto gli archi principali della chiesa. Scusa, posso dire una cosa? Questa uscita mi sembrava veramente da Alberto Angela. Da Donna Avventura no. Quelli sì, lì. Anche, dai. Mentre sì. la facevo mi sono andando con la parete. Vabbè, comunque, a parte questo, volevo dire che Las Lajas significa letteralmente gli strati, perché si fa riferimento alla stratificazione della roccia su cui appunto la chiesa è stata costruita, e anche il nome che è stato dato poi alla chiesa stessa, perché abbiamo detto Nuestra Signora de Las Lajas, perché appunto l'immagine della Vergine è stata ritrovata su una di queste lastre. Misurazione precisa e scientifica. 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Ok, siamo circa sui 14 metri Un po' meno forse. di larghezza da una parte all'altra. Che vista qua, ragazzi. Allora, qua sotto c'è il fiume in mezzo al canyon, da questo lato si intravede la cascata, dall'altro lato il secondo ponte dove eravamo prima e chiaramente il santuario là sopra. Il sentiero sotto il santuario a un certo punto finisce e si arriva proprio al fiume, al letto del fiume. Qua si vede il colore che ha l'acqua, questo colore marrone dovuto al fatto che in questi giorni sta piovendo tantissimo e quindi questo fiume non solo è in piena, ci sono delle rapide pazzesche qua che si vedono, ma anche questo colore della terra che porta giù. Comunque adesso che Paolo non c'è posso confessare una cosa, perché lui fa tanto chissà Angela, ma in realtà sto posto è piaciuto un sacco anche a lui, perché effettivamente al di là proprio della chiesa, il fatto che sia stata costruita in questa natura qui resta qualcosa di incredibile, anche se non mi vergogno a dire che il fatto che un lava ci abbia sputato addosso resterà uno dei ricordi più indelebili di tutta la Colombia. È iniziata la messa, nel frattempo guardate quanta gente c'è, la chiesa è pienissima, sono tutti in piedi qui fuori all'entrata e pensate che è un lunedì mattina, quindi immaginiamoci la domenica o nelle feste principali quanta gente viene qui. Su un lato della chiesa c'è poi questa scala che scende ai piani inferiori, quindi si va giù sotto di un paio di piani rispetto a quella principale e si arriva qui sotto a quella che è chiamata la Cappella delle Confessioni. Anche qui ci sono queste vetrate colorate e in effetti da fuori si vede che la chiesa ha due diversi livelli, ci sono qui tutte le luci colorate, tra l'altro la sera tutta la parte esterna è illuminata proprio con queste luci colorate. Candele gigantesche che sono le decorazioni del Natale. Noi intanto stiamo risalendo verso la strada principale per andare a riprendere l'autobus e tornare poi ai Piales. Adesso risalendo mi rendo conto che noi prima abbiamo fatto una strada decisamente secondaria, perché qui ci sono tutte le bancarelle che vendono appunto i souvenir e anche queste brocche che mi ricordano anche quelle che ci sono sul Gange per portarsi a casa l'acqua del Gange, in questo caso l'acqua benedetta del santuario. Comunque io ragazzi sto cercando un po' di dissimulare il fiatone, ma è impossibile, perché comunque parlare e camminare a questa altitudine non è semplice. Almeno i peluche non sputano. Ecco, mamma come ci sono rimasto male. Ma dai, guarda che carini che sono tutti pelosetti. Oh my god, lì c'era scritto appunto che qua la specialità è il cuy. Ma il cuy ragazzi è il porcellino d'India ed è proprio qui esposto. Mazza! È bello grosso comunque. Sì, allora c'è da dire una cosa, non è un animale domestico in questa zona, ma è un animale che viene allevato appunto per mangiarlo, quindi c'è questo piatto tradizionale che è proprio il porcellino d'India. È un topolotto, bello grosso. In pratica sì. Ah, adesso capisco tutto, ecco perché ti sputacchiano quando ti vedono. Quando vedono un umano ti sputacchiano proprio perché li sfruttano. 10 minuti ragazzi e siamo tornati in piazza ai Piales e come sono 10 minuti per tornare qui sono anche 10 minuti per arrivare al confine perché sono 4,5 km. Noi quindi per domani siamo pronti, questa è la piazza e ragazzi c'è una cosa interessante perché visto che questa è una città di confine tantissime persone vengono qui dal paese vicino a fare acquisti perché comunque qua ci sono alcuni prodotti, soprattutto quelli di importazione, che hanno tasse un pochino più basse e quindi sono un pochino più convenienti e infatti la prima volta che vediamo un supermercato che è là dietro, si chiama Al Costo, che ha tutte, in realtà è uno di quei supermercati enormi tipo Costco, cioè, quindi hanno i prodotti più grossi, tante quantità, grosse quantità, quindi vengono qui, comprano e tornano dall'altra parte perché un pochino si risparmia. Detto questo ragazzi, noi credo che è il momento che sia arrivato salutarci. Ragazzi, noi da qui ci salutiamo, mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, è super importantissimo e c'è anche una novità perché YouTube dà anche la possibilità di lasciare gli hype, quindi se volete lasciateci anche un hype e ci aiutate a far crescere il canale. Se avete capito come funzionano, nel dubbio ragazzi
donate questi hype. Sì. Quindi Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video, vi mandiamo un mega abbraccione di gruppo. Alla prossima ragazzi! Ciao! Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y